Ciao ragazzi, cambio sequenziale versione 2. Un prodotto davvero molto interessante, prodotto da un'azienda che già probabilmente conoscete perché spero abbiate già visto la recensione della sua pedaliera versione light. VNM è un'azienda che produce molti gadget per il mondo sim racing che spazia tra le basi anche a postazioni dinamiche, pedaliere e adesso siamo qui a presentare il suo cambio sequenziale. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, oggi parliamo del cambio sequenziale di VNM, un piccolo gioiellino di ingegneria che denota tantissima passione da parte di questa azienda per il mondo sim racing. Il packaging con cui vi viene consegnato è tutto ben curato, il sequenziale è ben riposto all'interno di polistirolo sagomato, ma in realtà non ci sono poi granché pezzi se non il cambio. Queste staffette per poterlo montare sui vostri profilati o sulle vostre postazioni e un cavo USB Type-C e USB per il PC. Arriviamo subito a capire come è costruito. Come vi ho detto, all'interno della confezione troverete anche queste staffette di alluminio che le potete montare nella parte sotto per essere montato e spostato all'interno dei vostri profilati. Ha un'asola da 8, naturalmente potrete utilizzare inserti sia da 8 ma anche da 6 utilizzando delle rondelle. Ma nella parte sotto comunque ci sono dei fori da 5 mm con cui potrete tramite delle piastre andarla a fermare. Arriviamo adesso a capire com'è la struttura. Tutta alluminio satinata nera, tutta lavorata al CNC e devo dire che qui le lavorazioni sono davvero molto ben fatte. Il cambio è alto da terra 30 cm, però in realtà volendo potrete togliere l'inserto centrale, ve lo faccio vedere, che è lungo 5 cm, e montare la manopola, vediamo, direttamente nella parte bassa. In questo modo qui. Vedete? Ma io voglio farvi vedere sempre con che cura sono fatti questi componenti, davvero di qualità. Naturalmente utilizzando con la leva più bassa aumenterà di base quella che è la forza, che comunque spazia dai 3 ai 5 kg. Naturalmente c'è questo inserto a brugola che permetterà di andare a indurire o ad ammorbidire quello che è l'innesto. Io adesso ve lo rimonto anche con lo spaziatore. Eccoci qua. Molto carina l'impugnatura, anche questa tutta in alluminio. Vi faccio vedere anche la levetta che in realtà andrebbe settata per innestare la retromarcia, ma naturalmente potete dargli tutte le funzioni che volete. Guardate che bella. L'impugnatura è molto solida e soprattutto anche molto ben lavorata, che dà veramente un ottimo senso di grip. Il cambio, ragazzi, è costruito tutto in alluminio. Alcune delle parti interne sono acciaio legate a carbonio, in più una cromatura che le preserverà dalla ruggine. E ragazzi, il fil rouge un pochino di questa recensione è l'attenzione a tantissimi dettagli in un prodotto che dal mio punto di vista noto sia stato costruito da un grande appassionato, anche perché ci siamo sentiti più e più volte e devo dire che la passione e l'attenzione che mette a tanti dettagli, ma ve ne parlerò anche più avanti quando vi parlerò di come è fatto dentro, è davvero di altissimo livello. Nella parte frontale abbiamo questa lavorazione con il LED che va ad illuminare il logo di VNM e naturalmente tramite il software è possibile andare a variare la colorazione e dargli anche alcuni effetti. Nella parte dietro abbiamo due connessioni Type-C, in realtà una serve per il normale collegamento e il normale funzionamento
del cambio, l'altra in realtà serve per l'utilizzo in DFU del cambio nel caso ci siano da fare degli aggiornamenti o delle modifiche software. Nella parte sotto vi avevo già mostrato la levetta della frizione, anche questa tutta in alluminio, in questo caso anodizzata di questo rosso sangue molto bello. In realtà funziona con un sensore di Hall, ma in realtà anche la parte elettronica che dà il segnale di innesto e disinnesto marcia è gestita da dei sensori di Hall, quindi totalmente esenti da qualsiasi tipo di problema e polvere. Ma ragazzi, per la parte interna ho fatto un video dedicato per voi. Ragazzi, andiamo a esplorarlo un pochino all'interno. Vi faccio vedere subito. Qua sulla leva abbiamo un sensore di Hall di prossimità che andrà a definire la pressione della levetta. Come vedete anche la costruzione veramente ben fatta, e dove ci sono dei perni rotanti da tutte le parti, ve le faccio vedere qua, ci sono, come potete vedere, dei cuscinetti a sfera. Questo per dare la massima scioglievolezza nel movimento. Vi faccio vedere anche qual è il componente che crea la magia per quello che riguarda il feeling di questo cambio qui. Vi faccio vedere come funziona. Va qui all'interno e praticamente vedete ogni volta che gira va a toccare, a ruotare su questo cuscinetto che darà proprio questo genere di feeling di innesto. Naturalmente al cuscinetto viene data una determinata pressione tramite la molla posta in questo punto qui. Naturalmente nella parte sopra è possibile dare una pressione maggiore o minore alla molla e quindi sarà più o meno duro per la ruota andare a girare. Vi faccio vedere adesso che lo vado a rimontare. Vedete la leva passa attraverso il sensore di Hall e dà il segnale di cambiata. Questo va posizionato da questa parte e servirà proprio quando la leva va a muoversi a far muovere, ecco, vediamo, adesso così naturalmente non ci riesco, ma andrà a far ruotare la ruota che premerà sul perno e darà proprio quel tipico feeling a questo genere di cambio qui. Questo è come avviene la magia. Altro aspetto che mi preme sottolineare è, vedete questa sorta di movimento qua? Quando andrete a tirare la leva, adesso in questa fase non ci riesco, andrà a dare un feeling totalmente diverso l'istante in cui l'andrete a premere e un feeling diverso quando l'andrete invece a premere in avanti, perché questa sorta di svasatura qui, che in questo caso viene utilizzata come camma di sensazione, si attiva solamente quando la leva verrà tirata. Per me è una piccola cura a quello che è il totale feeling di questo prodotto. Per quanto riguarda il software, molto semplice, rileva i pulsanti 9 e 10, in questo caso potremo andare a spostare il punto in cui il pulsante si attiverà, vi faccio vedere, praticamente così lo rileverà subito, e in realtà con quest'altra leva qui, ve lo faccio vedere, in realtà andrà a rilevare quando dovrà attivarsi il pulsante 11 della levetta. Potremo selezionare diversi effetti di come far lavorare, potremo abilitare e disabilitare l'illuminazione e scegliere diversi effetti con cui far lavorare la luce. Vediamo, ce ne sta anche un altro carino, dov'è lo strobo? Strobe. Salviamo. Eccoci qua. Ma scegliete quello che più vi piace. Ragazzi, spero dal video sia riuscito a farvi capire la cura con cui è costruito e che tipo di meccanismo ha questo genere di cambio. In più sono stati fatti tanti lavori atti ad insonorizzare quello che è il rumore, anche se devo dirvi che per un cambio sequenziale dal mio punto di vista un po' di rumore lo deve fare. In questo caso ci aggiriamo tra i 76 e i 78 decibel, dal mio punto di vista non tanti e anche un pochino più bassi di quelli che sono alcuni suoi competitor. Per quanto riguarda il feeling, ragazzi, questo è tra i feeling che più amo, in linea con quello che è uno dei miei cambi preferiti, che è quello del ProSim, e quello che viene utilizzato nel cambio SimMagic Q1. In questo caso, rispetto a questi ultimi due cambi, devo dire che questo ha un'insonorizzazione
forse più simile a quella del ProSim. Ma un aspetto che mi ha particolarmente colpito è il fatto che il costruttore abbia voluto dare due feeling diversi a quello che è l'innesto e il disinnesto. Non ho visto nessuno farci caso nelle varie recensioni che sono uscite fino adesso, ma dal mio punto di vista è un plus per questo genere di prodotto, che va veramente a toccare anche degli aspetti molto particolari che poi ci sono anche nel reale. Naturalmente ragazzi, io sono un appassionato in generale di questo genere di cambi e naturalmente metto questo cambio tra i migliori feeling. Poi naturalmente a questo livello non faccio una reale classifica perché sono dei feeling molto simili, anche se poi ognuno ha delle caratteristiche diverse, dovete decidere anche voi dove spostare. Un aspetto che potrebbe spostare l'ago della bilancia su questo cambio è il suo prezzo. Dal distributore italiano metterò tutti i link in descrizione e naturalmente ci sarà anche un piccolo sconto per voi per non pagare la spedizione, ma parliamo di un prezzo di 350 euro. Diventa molto interessante messo a confronto con prodotti che hanno dei feeling simili, e anche questo a livello di materiali e soprattutto anche di linea, sinceramente devo dire davvero molto bello. Ma poi quando si parla di sequenziali di questo tipo, dal mio punto di vista la cosa più importante è capire esattamente il feeling, e ho fatto un piccolo video in cui potrete magari vedere con più precisione il comportamento della leva e dell'effetto della cambiata. Ragazzi, capisco che dal video è difficile capire il tipo di feeling, ma ho cercato nel modo più dettagliato di farvi vedere quale potrebbe essere il feeling di questo cambio, in modo che ognuno di voi possa prendere la sua decisione. Per quanto mi riguarda, adesso che finisco la recensione, lo vado a rimontare sulla mia postazione. Spero ragazzi quindi che il video vi sia piaciuto. Naturalmente, come ho detto, lascerò tutti i link in descrizione per poterlo acquistare. Ci sono anche link di altre aziende con cui collaboro, a voi non costa nulla, però è un grande supporto a quello che è il mio impegno per portarvi tutti questi prodotti e farveli conoscere. Ci vediamo alla prossima, ciao!